Eins, zwei, drei. Polizai, qua si diceva. No, Eins, Welcome, welcome. Ciao Donato, ciao. benvenuti. Ciao tesoro, come Benvenuti. stai? Bene, tu come stai? Tutto a posto? Insomma, sto cercando un po' di nuovo di riprendere un po' i pezzi disseminati dopo questa carrellata di portali. Sì, è stato un po' estenuante, però interessante, interessante. Interessante, interessante. Bene, allora Nuovi condivido solo un secondo. giusto, anche io, sì, sì, sì. Condividiamo. Dunque, vediamo. Cos'è sta cosa? No. Mm, eccoti qua. Perfetto. Ok. Eccomi. Pronti, pronti, prova. Allora, benvenuti, benvenuti. Welcome, welcome, come state? Aspettiamo un attimino Un po' di che affluenza. arrivi qualcuno, che sono... Ah, noi spacchiamo sempre il minuto, siamo bravissimi, nonostante io sia in Egitto e qui insomma diciamo che non abbiamo dimensioni, quindi non sappiamo mai che giorno è, che ora è, che cosa succede. Sì, dal tempo. No, non è vero, se venite giù vi vengo a prendere l'ora giusta, prometto. Allora, intanto raccontami un po' com'è andata questa onda del serpente, che cosa è successo in questa onda del serpente, Donato? Raccontaci un po'. Guarda, è successo che è stata una prova dietro l'altra a livello fisico. Buonasera, buonasera signora Valerio, benvenuta, benvenuta. Bonsoir. È stata molto, molto provante a livello fisico per quanto mi riguarda, e però eh, esperienze, hai capito? Molto nuove anche e interessanti, stimolanti, diciamo. Poi tu sai di cosa parlo, ma io Stadiamo piuttosto velo, lasciamo come gli altarini del signor Moonchild. sì, Allora, particolari. com'è andata questa onda? Insomma, abbiamo finito questa meravigliosa onda del serpente rosso. Per me è stata non mi sono accorta che sono passati 13 giorni, sono stata sparata nello spazio con la mia navicella spaziale, come sempre, ma molto più veloce del solito. Tante cose, tanti progetti, tante cose che arrivano da mettere a terra e cercherò di fare tutto quello che mi è arrivato, piano piano, con calma. E quindi per me è stata bella, insomma, diciamo che questi 10 giorni, beh, sempre diciamo, questi 10 giorni di portale mi fanno scoprire sempre qualcosa di nuovo, no? Portandomi così in questa shakerata velocissima, Mamma questa mia, camminata velocissima, sì, quindi una non discesa posso, sì, non a posso 10.000 lamentarmi all'ora. perché insomma il serpente fa assolutamente parte, come sapete bene, di me, eccetera. Io vorrei soltanto un attimino rispiegare che cosa, perché facciamo questa cosa e come la facciamo, perché qualcuno mi ha scritto che finalmente ha capito come cosa facciamo e meno. Allora, io nella mia parte oracoli, nella mia parte di quello che sento e quello che mi arriva, quindi la mia canalizzazione in questi 13 giorni, non voglio entrare nel merito dello stalking che lascio tutto a Donato. Magari vi do Ma tanto anche senza... qualche tips, eccetera, no? Però Poi, vorrei proprio perché, guardate, questa onda dello specchio ci porta proprio lì, tra l'altro. Oggi entriamo nel Kin 118, specchio bianco magnetico, ci porta proprio nel sentire. E quello che io vorrei molto trasmettervi è quello sentite proprio che sia
In questa onda vorrei proprio che voi sentiste come le onde del mare, cioè che arrivano e ripartono. Cioè voi viviate, non vi voglio dire, quel giorno è il talchin e quindi vi fissate e aspettate quel giorno, perché può succedere il giorno prima o il giorno dopo. Non perché le canalizzazioni non siano giuste, ok? Ma semplicemente perché vorrei che vi lasciaste fluire, che vi lasciaste prendere dalla mente, che lasciaste libera quella mente. Ciò che ci guida sempre, sapete come io la penso, è il nostro cuore. Nel nostro cuore il mantra della casa di Ra, voi sapete che io sono in Egitto a Luxor e la mia casa, che è in un punto molto potente di energia, si chiama la casa di Ra. La casa di Ra perché cioè, io ho sempre sopra questo sole a casa e perché là io sono molto legata al mio amato papà Ra. Non a caso il mio papà era pure leone, vedete, insomma, il sole. E quindi vorrei proprio lasciare che questa sia come un'onda, quindi lasciatevi sentire, lasciatevi fluire, non fissatevi, ma prendete veramente il messaggio che vi diamo, sia io che Donato. Vorrei proprio che voi lo carpiste, lo faceste vostro a vostro modo, ok? Che trovaste qualcosa che aderisce a voi, che vi capita, perché so che qualcosa tocca ognuno di voi. Quindi non state a fissarvi quel giorno, quella cosa, prendete veramente quel messaggio come veramente se fosse un fluire totale. Questa è la cosa più importante. Quindi non voglio stare a scendere in particolare in questo meraviglioso calendario Maya che è qualcosa di magico e meraviglioso, che è assolutamente comunque molto legato con l'Egitto, perché sapete che le due piramidi tra l'altro sono assolutamente in connection e le energie sono assolutamente tutte in connessione. Quindi quello che a me arriva con gli oracoli, la stessa cosa ve la dice più o meno Donato in un altro modo, ma sono due versioni diverse, proprio perché a qualcuno arriverà più la mia, a qualcuno arriverà più quella di Donato. Moonchild, ok? Quindi vorrei proprio che non vi fissaste nella mente, che non stesse a fare conti e calcoli mentre ci ascoltate, ma semplicemente che fluiste col messaggio che cerchiamo di mandarvi, ok? A modo nostro, con quello che ci arriva, con quello che noi siamo qui ora, ok? E vi leggiamo il poema, questo meraviglioso poema dello specchio bianco, io vi leggerò e Donato ve lo leggerà alla fine, proprio perché io e Donato non stiamo in connessione, abbiamo due energie completamente diverse. Quindi è bene che qualcuno la senta in un modo e la senta anche nell'altro, no? Non c'è nessun giudizio, come dico sempre, non esistono giudizi, non esiste né il giusto né il sbagliato, il bello e il brutto, cioè cerchiamo proprio di fluire, di essere chi siamo oggi. Ovviamente stasera io ho portato il mio specchio di ossidiana, che viene dal Messico, vedete, aspetta perché adesso ce la potrò Oh, che fare, sì, meraviglia, lo conosco bene. Bellissimo. dove quando vi guardate voi vedete il vostro vero sé. Quindi stasera io mi faccio accompagnare da questo meraviglioso specchio, vedete quello che è qui intorno è il Quetzalcoatl, questo specchio vedete meraviglioso di ossidiana, che vi potete vedere. Vedete vedere attraverso. E che cosa porta questa onda dello specchio per me? Per me questa onda dello specchio, per me questo specchio, e mi fanno spesso lavorare la ponte con questo specchio, nei templi anche, perché è un punto tridimensionale che apre porte, che apre canali e ci rimette in connessione. Ciao Alessandra, benvenuta. E quindi questa onda dello specchio, lasciatevi andare, lasciatevi passare attraverso. Io ho lottato molto con questo specchio, per me è stato sempre, Mr. Moonchild lo sa, un po' difficile, ma ora capisco perché per me era il portare ordine sulla terra, sono molto sky, molto cielo. E devo dire che ora lo capisco, l'ho integrato e lo apprezzo, perché questo mi fa vedere al di là, mi fa vedere al di là delle dimensioni, mi fa vedere dove non c'è fine, non c'è spazio, dove tutto è possibile.
e possiamo passare veramente al di là, perché noi stiamo vivendo adesso, stiamo vivendo nel passato e stiamo vivendo nel nostro futuro. Quindi lasciamoci vivere, mi viene da dire. Quindi accettate veramente questa vita, questo meraviglioso specchio, e lasciatevi essere chi siete. Trovate in questi 13 giorni, partendo da oggi con lo specchio magnetico, veramente chi è il vostro essere, chi siete voi. Sentitelo e non nascondetelo, non chiudetevi dentro a tutti quegli scatoli, quei bauli, ma apriteli e portateli fuori, perché ognuno di noi è, come dico sempre, assolutamente meraviglioso. Quindi datevi il permesso veramente di vivere questa incarnazione e di essere quell'essere meraviglioso che siete e che secondo me scoprirete in questi 13 giorni dello specchio. Questo è quello che mi viene tanto da dirvi. E inizio con l'affermazione di oggi del Kin 118, specchio magnetico. Io unifico per riflettere, attraendo l'ordine, sigillo la matrice di ciò che è senza fine, con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere applicato. Grande respiro, grazie a tutti. E iniziamo a vedere che cosa questa onda ci vuole dire, questi 13 giorni dello specchio. Cosa ci vuole mostrare questo ordine? Ecco già, sì, cominciano a rivoltare, a saltare per aria, come io. Tanto lo sa. In questi giorni la mia energia è un po' molto espansa, molto elettrica, quindi salta tutte, io ho avuto problemi con le net, non mi funzionava più niente, insomma è stato un po' così. Vediamo un po' che cosa ci vuole dire questa onda dello specchio bianco. Allora, l'onda dello specchio bianco ci chiede il coraggio di lasciare andare chi siamo stati fino ad oggi e ci chiede il coraggio di seguire quella che è la missione del nostro essere, e senza avere paura, uscendo da quelli che sono i confini che ci siamo messi, nei quali continuiamo a vivere, ma continuiamo a sopravvivere. Chiedetevi, sto vivendo o sto sopravvivendo? Che cosa sto facendo in questo momento? Quanta paura ho di avanzare, quanta paura ho di andare fuori dalla mia comfort zone, quanta paura ho di lasciare andare delle cose che ormai non mi appartengono più, perché io non sono più quell'essere lì. Sono cambiata quando sono nata, sono arrivata, ogni giorno sto cambiando. E rendetevi conto di quanto le situazioni che avete intorno sono oggi che mi dite: ah, guarda, sai che sono tornata al lavoro e le cose sono diverse. Qui c'è una persona che è presente. E io gli ho detto: ma quanto tu sei diversa, no? Quanto sei cambiata in questo periodo. Ti sei data il permesso. E quindi ovviamente le cose che succedono al lavoro le prendi in un altro modo, sono diverse, non ti senti più attaccato. È quello che muoviamo intorno a noi. Quindi quello che ci dice questa oggi dice: abbi il coraggio di essere chi sei, quello che ho detto prima, datevi il coraggio di vivere, di essere. Eccomi qua. Allora, intanto oggi nello specchio bianco, primo giorno dell'onda, iniziamo oggi e la domanda è: qual è il tuo sogno segreto? Dove vuoi andare? E che cosa devi fare per raggiungere quel sogno che vuoi manifestare qui e ora, che vuoi portare qui e ora? Perché questo primo vi dice
devi seguire il tuo sogno. Questi 13 giorni ti serviranno per seguire il tuo sogno, che è soltanto il tuo, ok? Ma per fare questo ti è richiesto come una rinascita, cioè ti è richiesto come di lasciare andare tutte le cose che fino adesso ti hanno appartenuto, perché devi andare verso qualcosa che è esattamente un posto segreto, quindi esattamente in contatto con tutte quelle che sono le tue emozioni. Quindi non c'è bisogno di nient'altro che non di te stessa e delle tue emozioni. E in questi 13 giorni ci sarà una grande manifestazione, cioè inizierete a manifestare qualcosa che veramente volete portare qua, proprio in una maniera completamente diversa, una maniera che sarà anche molto responsabile, molto di costruzione, cioè non è soltanto una cosa così che va nei sogni, no, questo sogno va portato qui. E voi siete in grado in questo momento di poter portare quel sogno in nel materiale, cioè di manifestarlo qui, perché avete già la visione e sapete come lo volete fare, ci vuole un attimo di tempo, non sarà una cosa immediata, e sapete che per fare per realizzare quel progetto vi è richiesta una cosa, che è il contatto col vostro cuore. Se non c'è quello, non riuscirete mai a portare quel progetto in manifestazione. E vi è chiesto di rimanere veramente in centro, cioè non reagite. Quando vi arrivano le informazioni, aspettate, fermatevi, come vi ho detto, e non agite con la forza, non agite con la rabbia, fermatevi un attimo e lasciate che tutto questo si manifesti. Lasciate che tutto questo che il disegno sia finito, che voi possiate capire, perché in questi 3 giorni dello specchio voi capirete chi è il vostro amico e chi invece non lo è. Ci sono le persone che hanno le maschere e quelle maschere che cadono giù. Potrete vedere in faccia veramente le persone e riconoscere se avete voglia di camminare con loro oppure no. Perché voi riconoscerete proprio tramite questa caduta di maschere i vostri doni, cioè ciò che avete, che portate nel mondo, e dovete onorarli, perché tutta quella conoscenza che avete dovete assolutamente onorarla, ok? E quello che vi è richiesto in questo onore è: mi metto in contatto con il cuore, profondamente, a quel punto mi perdono e a quel punto perdono qualsiasi persona e va bene così, le accetto le persone, questa accettazione di cui vi parlo spesso. Ti accetto così come sei, perché io non ti posso cambiare e non posso fare il lavoro per te, anche se non sono d'accordo, ok? Però mi fido di quello che sento, mi fido di me, di quello che sento. E in fondo mi fido anche di te, ti posso dare anche fiducia. Va bene così, questo è un grandissimo canale d'amore che vi dico, un fortissimo canale d'amore che in questa onda dello specchio ci serve assolutamente, perché è molto molto importante. A quel punto, quando sarete in quel momento in cui l'amore è mi fido e apro anche quella porticina dentro di me che ho tenuto chiusa, cioè perché tu mi rifiuti? Perché io ti ho tenuto chiuso, perché ti ho tenuto distante, perché ho paura dell'amore. Quanta paura ho di amare, quanta paura ho che poi tu mi ferisci di nuovo, che qualcuno mi ferisca e io torno di nuovo a stare male, eccetera. Ma io mi prendo cura di me. Se io mi perdono, va tutto bene, nessuno potrà mai farmi male. Quello è quello che voi dovete trovare in questa onda. È molto importante questo. A quel punto, se troverete quello, si apriranno tante strade e voi riconoscerete che ci sono tante strade che si aprono e che potete proseguire e andare avanti. Potete sceglierle e vi chiedono proprio una grande leggerezza di essere semplicemente voi stessi, di credere in voi, di credere in quello che portate, in quello che dite, in quello che state facendo. Non importa, nessuno vi può fermare, perché voi portate la verità, che è la vostra verità, ok? In questa onda è molto importante, ricordatevi quello che vi ho detto prima. Specchio. Io vado dietro allo specchio, vado a vedere da qua, specchio. Mi fa passare da una parte all'altra.
e mi ritorna la mia immagine e mi riconosco e mi lascio essere. Ricordatevi questa cosa, è molto importante, ok? E a quel punto io, se mi fido di me, e mi fido, e decido di camminare e di andare oltre, le strade si possono aprire. Allora a quel punto sì, posso trovare una strada, posso riuscire, come se si aprisse quello specchio e vi facesse vedere, un po' come lo specchio della strega di Biancaneve, e gli faceva vedere cosa stava facendo, come stava facendo. E cosa succede? Che potete vedere attraverso, voi vi trovate al centro e avete tutto a vostra disposizione, a quel punto tutte le conoscenze che già avete vi servono per creare il vostro progetto, per andare nella vostra strada, che partirà velocissima quella strada. Non abbiate paura, andate diretti con quello che sentite, puntate veramente quella freccia dove volete arrivare, ok? E di nuovo mi dice: devi andare e devi seguire quella strada, devi seguire quella chiamata che ti sta arrivando, che è molto importante, quella chiamata, lasciando andare tutto il passato, lasciando andare anche la tua famiglia da cui sei arrivata, che non è la famiglia che forse deve accompagnare ora, perché c'è altro. E andate dentro, non rimanete in pending, non cercate di essere i più bravi, non correte per arrivare i primi su nella scala, perché poi vi inciampate, vi fate male e cascate giù. No, guardate bene dove mettete i piedi, guardate bene cosa state facendo. E guardate sempre di stare nell'essenza di quello che è veramente importante, priorità in questa onda, dove vado, dove guardo, dove mi fa vedere quello specchio, cosa mi mostra quello specchio. Sempre dovete pensare in queste 13 giorni di avere in mano lo specchio e guardate al di là, andate dietro. Guardate cosa mostra qua, ricordatevela questa cosa, è molto importante, perché a quel punto, se voi andate nell'essenza, voi avrete veramente davanti quello che si sta mostrando, quello che è importante. Saprete che cosa tenere, perché lo specchio vi mostrerà che cosa tenere e vi mostrerà che cosa dovete lasciare andare. A quel punto cosa vi è richiesto nell'ultimo giorno dell'onda, sapete che vi dico solo il primo e l'ultimo, che tra l'altro è il cane cosmico, che 130, meraviglioso, amore, 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 vi è richiesto che cosa? Vi è richiesto di fidarvi di voi, vi è richiesto di seguire quella verità vostra, perché se avete fatto tutto questo, sarete veramente completi, a quel punto sentirete la vostra voce, vi fiderete di quella e nessuno vi potrà più fare nulla e potrete andare avanti, questo è molto importante, ricordatelo. Quindi l'ultimo giorno voi arriverete ad avere una completezza, ma la completezza è: mi fido di me. Ho fiducia in me stesso, credo in quello che sento e proseguo in quello che sento, assolutamente. Solo quello che sento io, non me ne frega niente se te mi dici che sei, chi sei. Io, se non sento che è in connessione con me, non lo faccio, ok? Inseguite voi stessi, mi raccomando, è molto molto importante. Grazie, ora vediamo gli aiuti. Ciao Maria Teresa. Baci e abbracci anche a te. In questa onda l'aiuto delle mie bambole egizie è proprio, guardate, la riconciliazione degli opposti, ed è Sobek e Horus. Qua, ce la posso fare? Guardate. E queste proprio sono i due opposti. Cosa parla? Parla di quello che vi ho detto prima, perdono. Non è a caso, vedete? Non esiste al caso. E di comprensione. Io comprendo e mi comprendo, come dice quell'amore che vi ho detto prima, io mi comprendo. Ti accetto così come sei, mi accetto così come sono, qualsiasi cosa io abbia fatto. E quindi loro due ritrovano, Dio coccodrillo e Horus, il dio falco, la comprensione e la riconciliazione di due parti che sono assolutamente opposte. E dove le ho messe? Scusatemi, qua.
carte della Collin, del Sole e della Luna. Guardate, terzo occhio. Quindi una nuova visione, questo specchio vi aiuterà ad avere una nuova visione. Una nuova visione su tutto quello che si mostra, come se voi cambiaste punto di vista, come se quello specchio vi fa vedere al di là e vi mostra ciò che non avevate fino ad oggi preso in considerazione. E ve lo fa vedere in una maniera che è completamente diversa. E voi vi rendete conto che in quel modo nuovo che ve lo sta facendo vedere, vi trovate comodi e finalmente sentite che vi potete rilassare e tutto può essere. Allora, visto che secondo me questo specchio è un po' come un gate, un grande portale per me, nei tempi mi fanno andare, come vi ho detto, con il mio specchio di ossidiana in alcuni punti per connettere, per fare alcuni lavori. E Donato lo sa, Moonchild, perché quando è stato qua ha lavorato con il mio meraviglioso specchio di ossidiana. Vorrei darvi una degli oracoli che sono i portali della luce. Guardate, lo spazio segreto. Questo è lo spazio segreto che c'è dentro di noi, che si può aprire. Che ha tutto dentro, che porta sia alla sensualità, porta sia alla connessione, porta tutto all'interno, ci permettiamo di essere, ci permettiamo di stare in quello spazio dove tutto è, dove siamo uno unico, sia con tutti i nostri chakra, con la nostra sensualità, con la nostra connessione, con il nostro cuore, di quello spazio. Guardate la meraviglia che è, sì, ce posso fare questa carta. Bene, spero di esservi stata utile. Adesso vi vorrei leggere il meraviglioso poema prima di lasciare la parola al Mister Moonchild. E quindi vi prego di ascoltarmi, ma di ascoltarmi da un altro punto di vista. Ascoltatemi dalla vostra anima, perché solo lì potete riuscire a capire ciò che questo poema può dire. Un grande respiro. Io sono gli Yoghini, codificato dallo specchio bianco. Il mio numero è 18. Abito nello stato della meditazione, senza distrarmi, al di là della parola, pensiero ed azione. Seduto nella mia caverna del cuore, io sono il riflesso del sogno senza fine. Possiedo la chiave per gli universi. Specchio, le dimensioni, specchio. 8-13. Dell'universo cosmico che si rispecchia in uno. Io sono la meditazione della vuota beatitudine. Il muro della mia caverna è la mia vista nell'universo. Supremi sono i miei poteri yogici. Io esemplifico l'autotrascendenza della noosfera, perché io sono la prepista evoluzionaria, circondato dall'aura arcobaleno, prodotto dalla mia autotrasmutazione interiore. Io manifesto i segni dei poteri supernormali. Solo per quella via può rendersi chiara per tutti gli esseri. Una orb alla mia destra riluce di propria luce, risultato di preesistente luminosità. Al di sopra del mio capo appare il mandala della primordiale autoperfezione, un segno che tutti possiamo ottenere, la via della luce infinita. Conoscere me è conoscere che solo la pratica porta conoscenza e saggezza.
Vi invito in questi 13 giorni dello specchio a fare questa pratica durante incontri con la Regina Rossa. Ci ha insegnato dei 7 minuti di meditazione in silenzio. Mettete 7 minuti, vedete 21, l'orologio. No, 20 7. Lasciami fare questa cosa, scusami Donato. io so che è 21, scusami. È Donato, scusami, ma sto facendo un'altra cosa. Scusami, non mi interrompere perché io sto Sì, facendo un'altra cosa. quello Ok? della sono 21. Sto facendo un'altra cosa, scusami. Lasciami fare la mia parte, scusami. Perché sto Cioè, facendo un'altra cosa, sto dando un consiglio a tante persone che non fanno meditazione, che non sono dentro lo Solkin e non possono fare quello che noi facevamo. Si inizia con piccoli passi per poter ottenere qualcosa. È inutile che vogliamo puntare, come vi ho detto prima, è inutile che volete correre sulla punta della scala per essere i primi, perché poi cascate giù. Quindi bisogna iniziare a fare le cose piano piano. Quindi vi invito a fare 7 minuti di meditazione mettendo l'orologio in assoluto silenzio, semplicemente sentendo il vostro respiro, senza musica, senza niente, e lasciate che i vostri pensieri si vuotino, la vostra testa deve diventare vuota, il vostro essere deve diventare vuoto, voi dovete essere assolutamente, totalmente vuoti. E vedrete in questi 7 minuti quante visioni vi arrivano, quante informazioni vi arriveranno, e per iniziare è assolutamente perfetta. 7 minuti vanno benissimo, poi ci sono i multipli, ma diventa troppo complicato. E provatelo, la prossima volta spero che mi possiate dire che cosa vi è arrivato, perché lo faccio fare a diverse persone che seguo e c'è stato un grandissimo cambio, quindi fatelo, e soprattutto in questa onda, e vi auguro una buona nuotata, vi auguro di fluire, vi auguro semplicemente di essere e di lasciarvi essere, come vi ho detto, per me è molto importante, perché ci neghiamo sempre di essere chi siamo, invece siamo assolutamente meravigliosi così come siamo. Tanti baci. Maria Teresa Gioia, grazie mille, grazie a te, grazie di ascoltarci, e do la parola a Moonchild. Ciao grazie a te. mille. Benissimo, allora entriamo dentro questa onda dello specchio, che è la numero 10, quindi siamo praticamente vicinissimi all'11, cioè in pratica entriamo cioè dalla sesta colonna e poi entriamo poi nella decima, che è esattamente proprio il centro, vedete questa qui, e come ben noterete cioè è l'unica onda a non avere portali di attivazione galattica, perché appunto qui siamo esattamente nel centro, quindi si chiama Kushansun questa colonna, e qui ovviamente essendo il centro del 13, perché come Arguelles diceva il 4 sta al 7, come il 7 sta al 13, cioè il 4 è il centro del 7, che è la hepta della settimana, e il 7 è al centro del 13 preciso. E infatti non a caso qui abbiamo tutta questa colonna in cui non c'è un riflesso in pratica, perché come avevo già spiegato un'altra volta, ogni colonna ha il suo riflesso con quella opposta, quindi la 1 con la 13, la 2 con la 12, eccetera, eccetera. Quindi in questa maniera, non avendo nessun riflesso, qui siamo precisamente connessi con il centro della galassia, e quindi qui, che è poi da lì che appunto dopo poi comincia anche la scimmia blu, e io comunque queste due onde, oltre a sentirle personalmente molto fortemente, perché sono esattamente, diciamo, di fianco a me, a destra e a sinistra, insomma, la scimmia e lo specchio, per quanto riguarda, diciamo, il neoglifo, però appunto qui bisogna stare veramente il più centrati possibili, perché questa energia che appunto si dipana dal centro, che è proprio il 131, la scimmia magnetica, da lì in pratica l'energia che comunque si dipana in forma spiraliforme, quindi dal centro verso l'esterno,
e si permuta nelle varie diciamo, vibrazioni che poi diventano toni galattici. E quindi tutti questi filamenti, che sono tutte informazioni, vengono giù proprio direttamente da un hub Q21, e l'energia quindi si fa molto, molto tosta, davvero, davvero forte. Ecco, lo specchio che si chiama Etnab, ed è come archetipo appunto c'ha lo Yogi Yogini, che rappresenta appunto comunque la meditazione, la riflessione, ed è anche molto particolare perché è l'unico diciamo manufatto, oggetto quindi fisico, in tutti e 20 glifi dello Tzolk'in. Quindi questo ci fa comprendere che, oltre ad essere stato, cioè, ed è usato ancora oggi come per uso comunque sacro, è un mezzo per raggiungere comunque il divino, cioè un medium che serve a connettersi col mondo invisibile, come già Cinzia ci ha appunto già accennato e già detto. E quindi qui dentro noi vedremo riflessi, vedremo proprio riflessi dentro i nostri propri intenti più profondi, quelli che comunque non riconosciamo e non vediamo tanto in noi stessi, non li accettiamo, non li comprendiamo come nostri, bensì negli altri. Infatti poi da qui c'è diciamo, il saluto meraviglioso Maya, che è un grandissimo insegnamento in Lakesh, è io sono un altro te stesso. E questo è molto importante perché ci dà proprio ci dà la certezza di diciamo che solamente nell'ascolto e nella ricezione di ciò che proiettiamo e proprio di stare veramente attenti a ciò che emaniamo e quello che anche riceviamo, quello che ci torna appunto indietro da queste proiezioni, dobbiamo stare molto attenti, ecco, nell'interpretazione di tutto questo, perché potremmo confonderci molto, siccome rappresenta anche l'infinito, perché è come se voi mettiate due specchi uno di fronte all'altro, quindi due persone che ognuno è un mondo a sé, uno di fronte all'altro, è chiaro che si può venire a creare il caos e il finimondo. Quindi il più grande insegnamento dello specchio è proprio quello che poi, come anche un po' nell'aiuto del drago che lo sostiene, è quello di rimanere fedeli a se stessi, cioè alla propria essenza, e quindi andare oltre, diciamo, al di là di quel velo che è la pura, come dire, illusione e comunque proiezione di quello che a noi ci viene mostrato. Ecco, dietro questo specchio, come ci diceva Shams, abbiamo le risposte, abbiamo tutti i pezzi mancanti e possiamo portare l'ordine che diciamo originariamente il nostro spirito continua a portare, e quindi dobbiamo capire e veramente possiamo scoprire cosa giace realmente lì dietro, e quindi dietro tutto ciò che ci si mostra, tutte le persone, le dinamiche, tutto quello che si nasconde dietro, sì, anche un comportamento, una ferita, qualsiasi dinamica che comunque si può, e a noi ci sembra che si ripeta all'infinito, come appunto delle immagini riflesse da uno specchio a un altro. Se noi riusciamo ad analizzare tutto questo e meditandoci dentro, qua appunto ne scaturisce il potere dello yogi, quindi cioè se non stiamo appunto molto dentro noi stessi, rischiamo di cadere appunto in questo tipo di loop infinito, eterno, che comunque appunto ci riporta ai soliti schemi, dare la colpa a questa, a quella situazione, a quella persona, e quindi insomma solite situazioni di proiezione, ecco. Quindi rimanere molto fedeli a se stessi, che poi non è altro che l'arrivo, che è quello che ci comunica il cuore, la compassione del cane, la fedeltà a chi però, a cosa? Principalmente a noi stessi, perché senza quello, senza accettare realmente chi siamo, senza sapere i doni che abbiamo e che portiamo, non possiamo fare nulla di ordinato, e non possiamo riportare appunto giù questo equilibrio divino che noi siamo stati originariamente e che siamo tuttora. Quindi stare molto, come dicevo, nell'osservazione, non nel giudizio, quindi meditare dentro tutte le situazioni, riflettere
tanto prima di proferire parola, prima di parlare, perché appunto le immagini qui saranno molto, e tutte le apparenze, diciamo, si scateneranno molto palesemente, e quindi ci si può un attimo disperdere, ecco, sarà un po' a volte un gioco un po' caotico, ecco, e quindi non dobbiamo cercare di cadere in questo tipo di tranelli per non poi rischiare poi di fare cosa? Qual è la parte oscura, diciamo, dello specchio, la persona specchio? È l'imitazione, perché lo specchio cosa fa? Riflette appunto un qualcosa, un qualcuno, per fare proprio una cosa che in realtà non è sua, per comodità, per opportunismo. Quindi, per tornaconto, bisogna pensare appunto che le persone sono solo appunto nostri specchi, nostri oggetti che ci danno la possibilità di riportare l'ordine e di vedere realmente chi siamo e quello che ci manca di noi per tornare veramente a capire chi siamo e cosa portiamo. Quindi tutto quello che c'è all'apparenza, tutto il caos sulla superficie deve essere proprio assolutamente scartato, e bisogna assolutamente andare dritti per penetrare attraverso quello che è il messaggio diciamo simbolico, comunque metaforico, quello che c'è oltre, quello che ci si presenterà, ecco, non sarà esattamente quello che noi vedremo, che in realtà è, insomma. Dunque, poi per fare questo, appunto, esaminando il glifo di oggi, che è il magnetico, riceve appunto il sostegno, come già avevo detto, dal suo alleato che è il drago, e il drago me medesimo, anch'esso ovviamente governato da Nettuno, che quindi è esattamente il nutrimento, no? La madre, l'accogliere proprio l'oceano, le acque, le acque accoglienti, però anche l'inconscio collettivo. E quindi anche come con il drago ci viene insegnato anche qui la fedeltà e comunque lo stare diciamo dentro se stessi e senza entrare troppo nell'imitazione per lo specchio e nel drago, nel donarsi troppo, diciamo, nel fare il caregiver a tutti i costi, dopo si rischia di perdere se stessi nella miriade di queste immagini. Guidato ovviamente solo da se stesso, sempre dallo specchio, e poi è sfidato e rafforzato dalla stella, la stella gialla, che non a caso, come la stessa appunto scimmia che poi incontreremo al centro preciso della galassia, cioè dello Tzolk'in, connesso con il centro della galassia, è connesso a Venere. Quindi anche qui è sempre il messaggio, la lezione di non lasciarsi tanto abbindolare, annebbiare da una bellezza o un'armonia appunto che è solo apparente, ecco. Bisogna scavare per arrivare l'essenza pura della bellezza, l'insegnamento, per trovare appunto il proprio sé superiore, e quindi il potere occulto chiaramente dopo rimane inconscio, che è la notte blu cosmica, che va proprio a chiudere tutto questo grandissima firma galattica meravigliosa dello specchio, che appunto ci dice di rilasciare, quindi di trascendere il sogno e portare appunto il tempo del sogno, cioè il dream spell, quindi l'incantesimo in cui siamo finiti del sogno, cercare di ricomporlo, di un po' come cercare di smuovere quel confine appunto che illusoriamente ci divide, diciamo, il conscio dall'inconscio, ecco. Quindi l'infinito è come, diciamo, non tempo, che è appunto la legge del tempo, fondamentalmente, che è il 13-20. Questo era il giorno 1, era oggi, quindi attraiamo tutto questo e cerchiamo di meditarci sopra. Poi abbiamo il giorno dopo la sento un po' di rumori. Ah, ok, ora sì, ora tranquillo. La tempesta 119, lunare blu, che ci sprona a
portare, proprio smuovere le energie che abbiamo a disposizione per creare questi nuovi colori che vanno sempre più rischiarando e vogliono uscire, diciamo, da dentro. Quindi queste 1000 sfaccettature che dal nostro, diciamo, anche del nostro carattere proprio, che potrebbero riemergere o addirittura cambiare proprio, addirittura rotta completamente, per essere trasformate, per poi catalizzare meglio il nostro potere, il potere che noi abbiamo in mano, per far sì che possiamo riuscire a vedere oltre appunto questa coltre di noi stessi, che poi proiettiamo, se no, verso gli altri anche, quindi dopo creiamo solo confusione. Poi abbiamo il giorno 3, il sole elettrico giallo 120, e con il sole andiamo a portare un po' di calore, quindi portare elettricità e quindi il servizio di illuminare, informare appunto la nostra coscienza di quanto realmente possiamo portare e anche proprio rivitalizzare del nostro essere per servire a uno scopo più alto, un intento più diciamo superiore, quindi vale a dire cosa realmente noi emaniamo, cioè in cosa possiamo essere veramente utili, sentirci utili. E quindi nell'esplorazione sempre più profonda che questo sole ci vuole diciamo scavare dentro di noi stessi, le nostre anime, per far sì che noi ci reincontriamo e torniamo in contatto con noi stessi. Ecco, questa è la funzione di questo sole. Nel giorno 121, nel giorno 4, il drago rosso autoesistente, e qui appunto, come dicevo, la lezione è ovviamente rimanere molto saldi a se stessi e alla propria essenza, quello che siamo veramente, non perdiamoci veramente negli infiniti meandri di queste 1000 immagini e permutazioni che ci possono arrivare, e che poi noi automaticamente dopo riflettiamo sugli altri. Quindi per il drago, che è invece la troppa, come dire, dipendenza da un accudimento verso gli altri, può far sì che ci si allontani, capite, da noi stessi, e quindi dal nostro alto sé, per poi capire quale realmente è l'essenza che portiamo. Quindi cerchiamo di non perderci all'interno di questo specchio, di queste altre persone, di queste altre proiezioni che ci arriveranno. Quindi rimaniamo fedeli, diciamo, alla matrice di quello che siamo, della nostra autentica appunto originaria essenza, di quello che portiamo, di quello che siamo, nel rispetto proprio prima di noi stessi e poi verso gli altri, appunto. Poi abbiamo il 122, che è il vento bianco intonante, e qui abbiamo appunto la prima torre del potere, quindi la curva. Qua l'energia inizia anche qui, che fa sempre come una spirale, perché tutto viaggia a spirale nel tempo, e non è mai lineare, tutto spiraliforme. Qui appunto si curva, e quindi prendiamo potere e ci spingiamo per un netto cambiamento, e un cambiamento di direzione, ma anche proprio nel irradiare dallo spirito una diversa modalità anche di comunicazione, che spesso noi fatichiamo a comprendere, perché non ci ascoltiamo. Quindi il potere appunto del respiro, che attraverso cui lo spirito viaggia con molta prepotenza, qui in questo tono entra senza ostruzioni e ci rende sempre più trasparenti. Riusciamo quindi a esprimerci senza veli e senza perdere troppo l'utilizzo, diciamo senza sperperare, ecco, o utilizzare in maniera non buona l'utilizzo del verbo, perché appunto senza l'ascolto, come prima cosa, non possiamo, né verso noi stessi e negli altri, non possiamo esprimere o dare un messaggio che diventi proprio un reale veicolo di un riflesso divino che ci viene da dentro, che ci
che ci trasmette appunto lo spirito che cerca di comunicarci. Dopo abbiamo, dopo il 122 c'è la notte, 123, notte blu ritmica. Ok, qua come avevamo già detto la notte è il glifo diciamo primario dello specchio, è il suo culto, quindi la notte ritmica crea e aiuta a ricompattare, cioè a riportare quell'ordine e quell'uguaglianza fra appunto questo confine di cui parlavo, che separa il sogno dalla realtà, quindi il tempo dal non tempo, cioè riportare tutto in armonia. Qui si cerca di riequilibrare, ricalibrare appunto questo netto valico che è molto molto profondo purtroppo di questi tempi, e si è venuto a creare quindi questa illusione dualistica che ci fa sempre chiedere: ma qual è la realtà, qual è il sogno, dove vivo io realmente, cioè qual è, cioè come posso io portare e credere in quel sogno stando però in questa dimensione, e quindi è molto importante questo, cioè credere, cercare di capire realmente in quale sogno creiamo, cioè vogliamo creare e in cui crediamo per poi portarlo nella realtà. Ecco, questo è questa notte che ci aiuta in questo senso. Poi abbiamo nel 124 il giorno 7, che siamo nel centro quindi del 13 dell'intera onda, e che ovviamente inizia dallo specchio e finisce dal cane, quindi lo specchio che rappresenta l'infinito e quindi anche la meditazione, e il cane che rappresenta l'amore, la fedeltà e la compassione. Qui ci viene appunto in soccorso questo divino, dal divino, questo seme che rappresenta l'innocenza, quindi la semplicità, e quindi solo questo è l'insegnamento che ci dà, che ci serve in realtà a nutrire quel contenuto prezioso e prospero che abbiamo e che vuole fiorire, come ci insegna appunto il seme, è l'ambizione, la consapevolezza appunto di questo amore che sta nel nostro cuore e che è nel cuore di ogni cosa, se noi veramente guardiamo al di là. E capiamo che senza arrivare a quel nucleo nulla è o può essere riunificante. Tutto quindi si disperde, tutto rimane nel caos. E quindi in questa profonda quiete, sempre nella pazienza, nell'oscurità in cui il seme deve giacere, è lì che viene coltivato il sogno più alto, che è proprio il sogno di noi stessi in realtà, cioè di quello che realmente noi siamo, ma non sappiamo ancora non abbiamo ancora fiorito, ecco, quel tipo di sogno. E poi abbiamo il giorno 8, che è il serpente galattico rosso, Kin 125. E questo è ovviamente tutto il recap della onda passata, quindi dopo aver testato esserci quasi immolati attraverso questa grande iniziazione molto fisica che ci ha portato a sentire, a sperimentare e a toccare quasi i limiti di noi stessi su un piano corporeo e anche poi di conseguenza più alto, siamo riusciti a trasmutare diciamo per ottenere una nuova pelle, quindi questa nuova forma ora ci dona questa nuova consapevolezza, questa nuova forza vitale, questa resistenza che abbiamo come dire guadagnato, questa corazza nuova che ci ha posto di fronte a noi stessi, e quindi ne abbiamo guadagnato in sapienza molto, molto antica, ancestrale, e abbiamo riacquisito tutto ciò che non conoscevamo, diciamo, e non sapevamo ancora di portare, e qui appunto lo possiamo, cioè l'abbiamo appunto trasformato, l'abbiamo lasciato andare, tutto il vecchio, tutto quello che dovevamo lasciare, e l'abbiamo già appunto rigenerato, e qui possiamo appunto avere questa forza di guardarci, di guardare veramente uno stato
una nostra versione, diciamo, evoluta, ecco, rigenerata. Poi abbiamo il glifo 126, che è il giorno numero 9, la lanciatore dei mondi solare, bianco. E qui abbiamo la seconda torre del potere, quindi da qui eravamo in orizzontale con l'energia e qua iniziamo quindi di nuovo a risalire, qua ritorniamo verso la fonte, andiamo sempre di più verso il cosmico e qui ci si avvicina appunto sempre di più verso quella sponda che è lontana, che è al di là di questo ponte. Che poi cosa c'è in realtà di là? Ci siamo noi, e di là c'è questo ponte, è questo divario, è come un sipario che si deve assolutamente discostare e dissipare per riportare appunto tutta questa calma, questa fiducia e questo coraggio anche per affrontare le paure più nostre profonde, ancestrali dell'essere umano, quindi della morte, di ciò che non ci è familiare, di ciò che pensiamo ci sia a noi nemico perché è estraneo. Allora qui invece il tono solare ci dice di accoglierlo, ci dice di andare verso questo ponte con leggerezza, perché è solo così possiamo trovare veramente la libertà di osare appunto attraversare questo ponte, quindi di pulsare, di emanare queste diverse immagini che da noi vogliono uscire per poi proiettarsi verso gli altri, verso gli altri appunto, e riallineandoci quindi più facilmente verso gli altri e quindi sì, in esterno, diciamo. Poi abbiamo il tono 10, che è il giorno 10, che è la mano planetaria blu, e qui abbiamo veramente la reale possibilità di rendere proprio tangibile, di dare veramente come dire, esporre le nostre doti con fierezza, avendo proprio guarito, avendo informato il nostro essere di chi appunto siamo, di quanto possiamo essere in più e di quello che ancora non conosciamo di noi. Qui siamo pronti e siamo giunti a capire realmente e a conoscere queste parti di noi, quindi questo cambiamento sia sul piano fisico che proprio anche creativo di noi stessi ci è molto più chiaro, e siamo pronti a portare come un confronto, diciamo un confronto sano, una fusione con le altre anime con cui entreremo in contatto, e sarà quindi sempre molto più indolore, più salubre questo riconoscersi da noi stessi verso gli altri, accettando quindi ogni minima imperfezione, no? E capendo che siamo tutti un pezzo dell'altro alla fine, e quindi il disegno comunque primario dell'immagine che noi possiamo riflettere di noi stessi nella più grande, diciamo, interezza, lo possiamo avere, e questo è un antidoto proprio che ci viene dato, è proprio attraverso gli altri, e qui lo possiamo proprio manifestare in toto. Poi abbiamo nel giorno 11, sì, 11, ok, 100, no, scusatemi, 128, 128, sì, stella. La stella, tu dici? Hai fatto la mano planetaria, dovrebbe essere la stella spettrale. Stella spettrale, infatti, scusatemi, perché quando arrivo sempre Tono io 11. alla fine con i toni spettrale e dopo inizio ad andare un po' Lui in i toni tono. spettrali non gli piacciono, non ci piace No, fare andare. sono dei toni comunque dissonanti, particolari, perché infatti sfidano il glifo, diciamo, che accoglie, che è proprio quello dello specchio. Quindi qui abbiamo la sfida, ma anche la fortificazione, quindi la dissonanza, ma in realtà anche l'insegnamento che ti aiuta, nel caso della sfida, appunto a riflettere chi siamo appunto realmente, o perlomeno iniziare a intravedere e a svelare, diciamo, attraverso la manifestazione del nostro cuore, perché solo da lì
che è proprio la nostra bussola, la nostra stella centrale, proprio quella. Quindi se noi ci connettiamo a quella, allora noi riusciamo a vedere oltre quello specchio, cioè quella bellezza estetica semplicemente esteriore, appunto, altrimenti tutto il resto ci può solamente che confondere e ci dissocia da noi stessi e comunque, come anche per esempio Nietzsche diceva appunto, ci vuole del caos per creare una stella, quindi dobbiamo lasciare che noi ci perdiamo, cioè dobbiamo perderci per ritrovare noi stessi, quindi perdiamoci in questo specchio, in queste 1000 immagini di noi stessi, per andare oltre e poi appunto creare e arrivare a questa stella, a questa bellezza interiore che appunto crea l'ordine da questo caos. E questo attraverso gli altri soprattutto lo faremo facilmente, ricordatevelo, perché noi siamo la proiezione di appunto di 1000 altre anime con cui veniamo in contatto, e così anche loro con noi. Quindi ogni uomo, ogni donna è una stella, e questo quindi ci è di aiuto assolutamente. Nel giorno poi 129, che è la luna cristallo rossa, oppala, qua c'è, vabbè, no comment, comunque un happy B-day però. Diciamo che qui diamo questo permesso, cioè ci diamo il permesso con quella luna rossa di sentire, dobbiamo qua assolutamente sentire fino in fondo, e lasciamo proprio uscire fuori, e lasciare andare proprio tutti i traumi, tutto quello che ci siamo portati, per farlo uscire e farlo fluire e farlo guarire. Tutto quello che appunto di norma imputiamo agli altri, appunto a cui diamo la colpa, o situazioni che delle volte appunto ci sembra di innescare noi stessi, quindi ci diamo noi stessi la colpa, e tutto ciò che quindi ci fa muovere veramente le viscere, perché noi ci diamo questo carico di responsabilità così troppo grande, emotivo, il più delle volte, e quindi qui dopo diventa troppo difficile sentire quell'amore che in realtà deve e può guarire noi stessi e quelle ferite. Quindi accogliamo tutto questo dolore per poi lasciarlo fluire, lasciarlo andare, quindi sempre attraverso il collettivo, perché nel tono 12, quindi sacro, riusciamo a farlo più facilmente con l'aiuto delle persone e delle anime con cui appunto delle anime che siamo tutti comunque smarrite, e cerchiamo sempre in noi, cioè noi stessi negli altri, gli altri cercano loro pezzi dentro di noi, quindi dobbiamo riuscire qui a ricomporre sempre di più questi frammenti di questo specchio, che non sono altro che appunto la nostra immagine e la nostra essenza originaria. Infine siamo arrivati al cane cosmico bianco 130, numero 13, 13° giorno. E questa è proprio la destinazione. Qui siamo pronti al salto, qua trascendiamo, abbiamo compreso, abbiamo riottenuto tutti i pezzi appunto mancanti, ipoteticamente, insomma, di noi stessi, o abbiamo cercato di farlo, quindi attraverso e grazie agli altri, conducendoci al nostro cuore, e appunto per ricomporlo, poi ricomporre quel nucleo pulsante che in emanazione appunto compassionevole ora conosciamo meglio e ci fidiamo di più, perché ci amiamo di più. E quindi intravediamo cosa appunto ci fa anche vibrare attraverso questo infinito riflesso di ogni singola parte di noi, non può che dopo proiettare in esterno la più pura e autentica parte di noi stessi, cioè quella proprio originaria e autentica. E quindi mi raccomando, siate, e qui saremo veramente e fedelmente noi stessi, ecco, io questo che vi auguro, questo che è lo specchio che ci vuole portare a questo, ecco, questo è l'arrivo. Benissimo, grazie veramente di nuovo per l'attenzione, la pazienza e l'amore che ci date. Io vi rileggo il tema, buonanotte il tema, il poema,
appunto descrittivo dell'archetipo e di come l'ha portato, diciamo, dalla sua visione a José Argüelles, ed recita, numero 18 ovviamente, Yogi Yogini, lo specchio bianco. Io sono lo yogi, codificato dallo specchio bianco. 18 è il mio numero. Io dimoro nello stato di meditazione, priva di distrazioni, oltre la parola, il pensiero e le azioni. Assiso nella tana del mio cuore, io sono il riflesso dell'infinito sogno. Tengo la chiave degli universi riflessi, le dimensioni specchiate, 8 e 13, dell'universo cosmico che rispecchia. Questo io sono, la meditazione della vuota beatitudine, la parete della mia tana è la vista che ho dentro l'universo. Supremi sono i miei poteri yogici. Io esemplifico l'autotrascendenza dentro la noosfera, perché io sono il precursore evolutivo, circondato dall'aura arcobaleno, prodotto della mia autotrasmutazione interiore. Manifesto i segni dei poteri superiori al normale, solo per rischiarare la via a tutti gli esseri. Un orb brilla alla mia destra in tutta la sua luce, il risultato della luminosità preesistente. Al di sopra della mia testa appare il mandala dell'autoperfezione primordiale, un segno che tutti possiamo raggiungere la via della luce infinita. Conoscere me è sapere che solo la pratica porta conoscenza e saggezza. Perfetto. Grazie Moonchild. Grazie a te tesoro per accogliermi e comunque sempre ascoltarmi con amore, e grazie a tutti voi e buon percorso di questo specchio. Grazie a tutti, e quindi io e il mio super specchio di Ossidiana vi salutiamo e vi auguriamo un buon percorso. Buoni 13 giorni, buona onda, e veramente ve lo ripeto, ma ve lo ripeto tante volte, lasciatevi essere in questa onda dello specchio, guardate bene e guardate tutte le maschere che cadono, e anche voi toglietevi la maschera, mi raccomando, è il momento di fare vedere esattamente chi siete, non avete più bisogno di maschere. Quindi vi bacio, ciao Ollin, grazie. Ciao tesoro, ciao. Grazie ciao. a tutti, vi voglio bene, vi voglio bene, vi voglio bene. Alla prossima. Ciao Donato, buona serata. Ciao, Ciao a tutti, ciao. Ciao.